Ciao ragazzi, qui Marchettino e direi che non iniziamo male con le recensioni del 2020. Partiamo subito con la nuova Cayman GT4. l'M3 sarebbe molto geloso. Che macchina! Questa è la prima recensione del 2020. Appena una settimana fa ho fatto la classifica delle migliori macchine che ho guidato nel corso del 2019 e non vi nascondo che questa può essere già potenzialmente nella top 5 delle migliori macchine che proverò quest'anno. Stiamo parlando della nuova Cayman GT4. Macchine che mi fa riacquistare fiducia nell'automobilismo, perché la nuova GT4 è quello spiraglio di luce in quest'epoca piuttosto buia per noi appassionati, perché ormai le macchine sono sempre più noiose, meno coinvolgenti, motori sempre più piccoli. Qui invece Porsche ha tirato fuori un giocattolino da puristi, un giocattolino pensato e studiato per quelli che vogliono le vere sensazioni, che vogliono divertirsi e provare forti sensazioni, specialmente in pista. E questo esemplare rosso con i cerchi oro, il pacchetto Club Sport, mamma mia che meraviglia! Questa macchina ha tutto quello che deve avere una macchina sportiva. Bel motore aspirato, in posizione centrale, cambio manuale, non serve altro. Rispetto alla vecchia GT4 qui il motore si fa un po' più grande, infatti abbiamo un flat 6, 4 litri, sempre aspirato, portato a 420 cavalli e 420 Nm di coppia. Penso che anche per motivi di marketing non potevano farlo potente e performante quanto la GT3. Perché diciamocela tutta, il titolo del video è un po' provocatorio e io penso proprio che effettivamente la Cayman GT4 è meglio della 911 GT3 e nel video vi voglio dire il perché. Rispetto alla generazione precedente del GT4, questa qui si fa un po' più pesante. Il peso al secco passa a 1420 kg. Rimane comunque un peso piuttosto leggero per una sportiva così. Mi piace troppo la configurazione di motore centrale, perché per una guida sportiva, una guida dinamica è semplicemente perfetto. Qui distribuzione dei pesi è semplicemente meravigliosa e una strada tortuosa così è la strada con cui divertirsi e godere con questa macchina. È più piccola e compatta rispetto alla GT3 e nella guida sportiva lo avverti. Sembra essere anche più agile a mio avviso. Qui abbiamo delle signore gomme, questa macchina esce di fabbrica con delle Michelin Cup 2, sono delle semi-slick. Oddio, adesso la strada inizia ad essere un po' viscida, quindi queste gomme qui offrono il meglio sull'asciutto. Appena la strada inizia a bagnarsi devi fare un po' il segno della croce. Oh ragazzi, che spettacolo! Qui la festa inizia a 5.000 giri, infatti sotto questo range il motore è un pochino morto, ma si sa, questi flat 6 vanno tirati fino al limitatore per poter assaporare al meglio le prestazioni, quindi da 5.000 fino a zona rossa, cioè 8.000 è puro godimento. Sono lunghi, devo ammetterlo, perché quando arrivi ad accelerare in prima, seconda, terza piena e metti la quarta sei già a 190 all'ora, quindi potete rendervi conto che forse per strada, anche in un misto stretto, fate un po' fatica a sfruttare il motore, anche in virtù del fatto che dovete tenerlo sempre sopra i 5.000 giri per sentire la vera potenza, il vero potenziale di questa arma.
complessivamente, anche senza tirare le marce al limitatore, guidare sta macchina è una vera e propria esperienza di guida, perché nel complesso ti rendi conto che Porsche ha voluto fare una macchina in grado di offrire emozioni e sensazioni vere. Che meraviglia! La GT4 è disponibile solo con il cambio manuale. Io penso che motivi di marketing non l'hanno fatta col PDK, perché probabilmente sarebbe andata a rompere troppo le scatole alla GT3. Sia questa GT4 non è da meno, rispetto alla vecchia generazione l'hanno migliorata di tanto. Basti pensare che questa qui è ben 12 secondi più veloce a Nürburgring rispetto alla vecchia e 4 secondi più veloce della leggendaria Carrera GT. Pazzesco. Il puntatacco su una macchina così. Volendo abbiamo anche la funzione di autoblip, adesso proviamo a inserirla. Sostanzialmente ogni volta che si scala marcia la macchina fa la doppietta automaticamente. Inoltre proviamo anche a irrigidire le sospensioni. Io guidandola non l'avrei detto, ma prima ero con le sospensioni tra virgolette in comfort. Qui, avendo la macchina con il pacchetto Club Sport, abbiamo questi favolosi sedili a guscio in carbonio che sono belli e utili nella guida sportiva, quanto scomodi per in una guida di tutti i giorni. Oggi avrò fatto una cosa come 100 km con questa macchina, ho guidato anche in città e devo dire che tutto sommato non è così estrema per una guida di tutti i giorni. Considerate che qui col pacchetto Club Sport abbiamo anche il roll bar, l'alettone dietro e di serie sulla GT4, non è troppo vistoso, col retrovisore riesco ancora intravedere qualcosa. Invece ad esempio sulla GT3 RS tra roll bar e alettone gigante la visibilità posteriore è praticamente nulla. L'assetto è un po' rigido anche per una guida di tutti i giorni, però complessivamente questa qui non è una macchina così problematica da utilizzare in un contesto quotidiano, a mio avviso. Quindi già rispetto ad una GT3 RS, questa qui la trovo essere una macchina un po' più pratica, però al tempo stesso, avendo anche il motore centrale, dinamicamente parlando la trovo più efficace e più divertente. Poi diciamocela tutta, 420 cavalli sono più che sufficienti per divertirsi per strada e anche per divertirsi in pista. Meno male che qui Porsche non ha fatto l'errore che ha fatto sulle altre versioni di Cayman, cioè quello di montare un piccolo motore turbo a 4 cilindri. Qui Porsche ha voluto ascoltare e esaudire i desideri degli appassionati, dei più puristi, e montare un motore come si deve. Parlando di prezzi, la Cayman GT4 costa 100.000 euro e a mio avviso li vale tutti, assolutamente. Faccio fatica a giustificare la differenza di prezzo che c'è tra una Cayman GT4 e una 911 GT3. Sulla GT3 si paga molto il blasone 911, però a mio avviso secondo me la Cayman GT4 è migliore. I freni sono molto buoni, sono un grosso pregio di sta macchina, perché sulle versioni più tranquille di Cayman che ho provato i freni li trovo parecchio sottodimensionati. Qui Porsche ha deciso di risolvere il problema montando semplicemente l'impianto frenante in acciaio da 380 mm della Porsche GT3. Poi adesso stiamo andando un po' più piano, ovviamente valvole aperte, ma avendo il motore proprio qui dietro di me, oltre a sentire il tanto calore che emana questo motore, riesco proprio a sentire le vibrazioni, sentire tutti i rumori metallici del motore. Per me è uno spettacolo. Ma ragazzi, come potete vedere sto facendo la prova e praticamente è diventata notte. Non è il mio solito fare i video così. Purtroppo sto guidando la macchina da stamattina e me la sono proprio goduta. Purtroppo mi sono ridotto all'ultimo a fare le riprese per la recensione. Quindi questa parte di video la facciamo con un po' meno luce del solito. Però adesso stiamo entrando in autostrada per farvi sentire un po' meglio il Flat 6. Purtroppo per strada fai fatica a tirare le marce e goderti il motore fino a 8000 giri. Siccome ne vale veramente la pena di sentire questo motore, adesso facciamolo cantare un po'. Che godura.
la i8000 c'ha una cattiveria. E adesso peccato per il traffico. Per strada non abbiamo lo spazio per far cantare il motore, in autostrada abbiamo il traffico. E rimettiamo l'assetto morbido, si fa per dire. Però in quel misto stretto l'handling me lo sono veramente goduto, perché come vi ho detto la configurazione di motore centrale è il massimo, non puoi chiedere di meglio. La macchina la senti che è così perfettamente bilanciata, così reattiva, questo sterzo semplicemente meraviglioso, mi piace anche al tanto perché è tutto rivestito in alcantara. E nel complesso questa GT4 ti dà proprio l'idea di essere una piccola macchinetta da corsa. Secondo me si dovrà inventare qualcosa di molto valido per riuscire a creare un prodotto divertente, coinvolgente ed emozionante quanto queste generazioni attuali di GT4 e GT3. Sentite che roba! Necessariamente la nuova, ma anche la vecchia mi intrigava molto. E mamma mia che macchina che ha fatto Porsche. Io l'avevo già detto in un vlog di qualche settimana fa quando ero andato al Milano Autoclassica. Se, tasche permettendo, dovessi comprarmi una Porsche, probabilmente andrei o di GT3 o Cayman GT4. Dopo aver provato la Cayman GT4 non c'è dubbio, io penso che andrei sicuramente di questa. Spero di recuperare qualche punto con Porsche Italia dicendo che almeno questa Cayman GT4 è alzo le mani, una macchina spettacolare. Che gioiellino la GT4, mi sono proprio innamorato. Questa secondo me è la macchina che attualmente insieme al GT3 RS riesce a rappresentare meglio l'essenza e il DNA di Porsche. Quando la Cayman fu introdotta tanti anni fa, i puristi dicevano no, non è una vera Porsche. Secondo me questa GT4 è una delle Porsche meglio riuscite degli ultimi tempi, questo è poco ma sicuro. Sono veramente sorpreso da questa macchina, dalle sensazioni che mi sta offrendo e dalle sue prestazioni. È una Porsche in tutto per tutto, questo è poco ma sicuro. Beh, buio a parte, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione, ciao!